Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Andiamo a vedere l'evoluzione spirituale. Mm, abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Capricorno. Direi che è una buona carta. Ci parla di solidità, di concretezza, di stabilità, di prosperità anche a livello economico. È una carta che fa riferimento anche a una figura di potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e in più troverete anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le tendenze energetiche disponibili. 4 di spade, asso di coppe, asso di bastoni, 7 di spade, 6 di bastoni, mondo, 10 di coppe, poi qui abbiamo un appeso e un 5 di spade. Ok. Devo dire che abbiamo un'energia di partenza che sono 1-1 e poi qui abbiamo il mondo e un 10, che sono energie di chiusura. Il 4 di spade è una carta che per qualcuno fa riferimento a un isolamento, a una ricerca interiore, a un momento di raccolta dove si stanno recuperando le forze, recuperando le energie. 5 di spade, ce l'avete già alla fine della lettura, e imperatore, wow! È come se ci fosse una sorta di confusione su o una persona, ragazzi, oppure un ruolo, una situazione. Datemi una carta per il 5 di spade. 4 di spade nuovamente. C'è qualcosa da guarire ed è facile che sia a livello di pensieri e guardate c'è anche un 7 di spade dopo, quindi sì, adesso ci arriviamo. Andiamo prima all'asso di coppe. Cavaliere di spade. Potrebbe essere qualche nuova idea che arriva, qualche nuova persona che arriva e che vi fa aprire il cuore, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cinque di bastoni e 10 di spade. È come se aveste bisogno di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, o meglio, potrebbe iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Può essere inerente o una nuova persona che entra e che quindi delimita come la fine di un periodo e l'inizio di un altro periodo. Ehm, Può essere anche semplicemente un lavoro che andrete a fare perché avete due volte il 4 di spade, che è una carta di crescita spirituale. È una carta di qualcuno che si prende un momento, un periodo per il recupero psico-emotivo, non solo fisico.
Può essere che arriviate da un periodo un po' stancante e che quindi ci sia come questo bisogno di rimettere delle regole, ritrovare la propria routine, la propria stabilità. Notate che qui abbiamo 4, 4, 4. Quindi si tratta proprio di, anche una casa, potrebbe essere per qualcuno, la stabilità del proprio ambiente. E per altre persone il 4 di spade fa riferimento proprio a un lavoro, ehm, come se fosse un percorso, un ritiro spirituale, qualche cosa che vi aiuta a guardarvi dentro. Da lì si può sviluppare questa apertura del cuore di cui ci parla l'asso di coppe, questa propensione verso l'altro, questa fiducia nei confronti della vita, piuttosto che della relazione, fiducia nell'universo mi viene da dire. C'è da lasciare indietro qualcosa qui e iniziare ad agire. Datemi una carta per il 5 di bastoni, 6 di bastoni. Una carta per il 10. È come se vi invitassero ad agire per ottenere i vostri riconoscimenti, qui di nuovo un 4, la vostra stabilità, la vostra concretezza. Mi viene da chiedervi dove vi sentite a casa. E non è una casa di mattoni, è una casa a livello interno anche, piuttosto che a livello di persone che frequentate o situazioni che state vivendo, dove vi sentite protetti. Andiamo a vedere 7 di spade. Mm. Il 7 di spade è una carta di autoillusione ed è una carta anche che ci parla di qualcuno che potrebbe raccontare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vuole. Allora, vi dirò che potrebbe esserci come una scelta da dover fare con questa carta degli amanti, però mi viene da dire, chiedetevi perché volete fare questa scelta, da dove arriva, perché è partita questa cosa da voi e che cosa pensate di ottenere una volta che avrete fatto questa scelta e sarete vicini al risultato. Andiamo a vedere il 6 di bastoni che comunque si ripete e devo dire che se qui c'è come una lotta per essere riconosciuti nel futuro con questo 6 di bastoni il riconoscimento arriverà. Abbiamo un'altra carta ripetuta, l'asso di bastoni. Sento che sarà come un periodo di cambio, nel senso che se prima eravate in una fase magari un po' statica, un po' riflessiva, un po' di autoguarigione, è come se in questo trimestre foste portati ad agire, a iniziare a prendervi quello che vi spetta, mi viene da dire. Qualcuno si sta raccontando delle bugie o su una relazione o sulla relazione in generale o su. Guardate, con il Fante di Coppe sento tanto l'illusione, perché il Fante di Coppe è quell'energia che si fa prendere dal momento, promette mari e monti e poi alla fine invece non segue quello che ha promesso. Non perché, cioè magari noi lo prendiamo come se fosse stata una bugia, in realtà è perché l'altro è proprio così. Cioè, e qui secondo me con la carta degli amanti c'è o da prendere la persona così com'è oppure effettuare una scelta. Vi dico, qui c'è la carta della giustizia, un asso di bastoni, quindi è proprio l'inizio di qualche cosa di nuovo. Se state aspettando qualche aumento di stipendio, qualche ruolo, qualche promozione, qualche boom, anche mi verrebbe da dire, nelle reti sociali, sui social, devo dire che potrebbe arrivare in questo trimestre. È come se, avendo curato questa vostra casa interna, riusciste a trasmettere di più anche all'esterno. Con la giustizia potrebbero risolversi questioni legali, arrivare quelle firme che magari stavate aspettando, iniziare qualche tipo di contratto, di collaborazione. Andiamo a vedere il mondo.
9 di bastoni e 6 di coppe. Sento che con questo riconoscimento che ci sarà, per qualcuno sarà la fine di un percorso di studi, per qualcun altro sarà un contratto di lunga durata, sarà il contratto che stava aspettando. Se siete venditori, firmerete il contratto della vostra vita, quello gigante che vi permetterà di guadagnare un sacco. Cioè, vedo proprio come se le cose si espandessero. Ed effettivamente con la carta del mondo qui si raggiungerà un certo tipo di risultato. E sento che qualcuno non avrà più paura di perseguire il proprio sogno, di andare verso quello che il proprio cuore dice. È come se si iniziasse ad amare di più la propria vita, questa situazione, questa relazione e si iniziasse a fare effettivamente qualche cosa. Vi dirò che questo sette di spade potrebbe anche essere voi nei confronti degli altri, cioè potrebbe rappresentare quelle che vengono chiamate le bugie bianche, no? Anche se personalmente una è una bugia, non esiste un colore per la bugia, però comunque. Cioè sono quelle cose piccole dette per amor di pace, per, non lo so, portare qualcuno dalla vostra parte. Però mi viene anche da consigliarvi di fare attenzione alle false promesse, perché qui abbiamo anche un fante di coppe, e soprattutto se questa promessa arriva dal partner, prometto di aiutarti, prometto di fare voi fate i conti solo su voi stessi, voi potete contare solo su voi stessi, quindi fate il passo lungo quanto la vostra gamba può fare. Andiamo a vedere questo 10 di coppe perché anche questa è una bellissima carta per concludere la lettura. Asso di denari e 2 di pentacoli. Allora, devo dire che qui c'è quest'unione, questo nuovo percorso, questo nuovo cammino. Avete tanti assi, 1, 2, 3, 4 assi. Quindi è facile che qualche cosa di nuovo inizi una volta trovata questa casa, questa stabilità. Per qualcuno si tratta di cambiare casa, cambiare residenza, potrebbe anche essere. Devo dire che avete comunque un 2 di pentacoli alla fine della lettura, quindi l'inizio è un bell'inizio, è un inizio di tipo concreto, prima è come se lo sentiste, poi iniziate a fare qualche cosa per muovervi, per qualcuno si tratta di prendere o di fare delle carte, dei fogli, prendere degli attestati, adesso dipende se per voi risuona di più come una lettura magari riferita al lavoro piuttosto che alle relazioni, però ho come la sensazione che alla fine sì che andrete per raggiungere il vostro sogno. Avete due carte di compimento qui. Avete la carta del mondo e avete la carta dei 10 di coppe. Ehm, L'inizio c'è. Potrebbe non essere così semplice gestirlo. Ecco, questo ve lo devo dire. Però è anche vero che avete un imperatore e due imperatori, scusate, la giustizia. Quindi, secondo me, una volta che stabilirete quali sono le regole da seguire per mantenere questo risultato, vedrete che sì, magari l'inizio sarà un po' faticoso, un po' lento, mi viene da dire, eh, però comunque è un asso di denari, è un dono, è un 10 di coppe, è un'unione florida. Mm? Sento che è un po' come se doveste aprirvi alle nuove opportunità, amici del Capricorno, perché questo mi indica proprio un periodo di ritiro emotivo, di ritiro come di autoanalisi per quello che riguarda i pensieri. Vi dico che con la carta dell'imperatore a inizio lettura potrebbero esserci come delle regole che voi tendete a seguire perché magari pensate che seguendo quelle regole otterrete tali risultati. Ecco, qui si tratta di canalizzare nuove idee o aprire il cuore, ripeto, verso anche qualcuno, potrebbe essere, se per voi risuona come una stesa romantica, e iniziare a lottare per quello che voi volete. Guardate, fatemi vedere ancora un attimo il fante di coppe. Il carro. E che qualcuno potrebbe
farvi venire delle idee particolari, tipo, ma perché non vai a vivere lì? Ma perché non andiamo a vivere lì? Ma sento che prima avete bisogno di tutelarvi, prima di fare questo passo, questo movimento. Poi vi dico, potrebbe effettivamente essere un passo azzeccato. Se fosse una questione familiare, ragazzi, qui ci potrebbe essere come una riconciliazione con qualche figura importante della famiglia. Soprattutto se questa persona vive lontano. Sento come se ci fosse un momento di unione, maggiore comprensione, compassione e fiducia da parte vostra. Probabilmente questo dettare le regole fa sì che si possa iniziare un nuovo tipo di relazione, un nuovo tipo di dinamica relazionale e così avviene. Non sarà semplice perché comunque l'inizio è sempre un po' zoppicante, no? Un po' in tutte le cose, bisogna prendere il giro, bisogna... mm, sì, bisogna adattarsi alla nuova routine. Però io sento che è positiva. Andrete, guardate, 6 di bastoni ce l'avete due volte la carta del successo, la carta del mondo, compimento, raggiungimento di risultati. Sono doni che arrivano, l'asso di pentacoli, soldi che arrivano, nuove opportunità, nuove strade. Quindi secondo me, ragazzi, è un periodo di espansione. Termina il momento di, chiamiamola anche clausura se vogliamo per qualcuno, o di pensieri chiusi, sempre lì ad autoanalizzarsi e si inizia ad andare verso il mondo esterno. Potreste conoscere una persona interessante che vi fa aprire verso certe prospettive di vita, prospettive di lavoro, prospettive di coppia. Sento che avete come bisogno di questa certificazione, di questo contratto, di questa valorizzazione. Ehm, Se fosse una casa è come se nella vostra testa ci fosse il pensiero che avendo una casa avete una stabilità. Avendo una casa propria intendo e non in affitto. Quindi c'è comunque qualche tema anche lì legato alle proprie proiezioni. Qui ricordo che abbiamo comunque un 7 di spade, si tratta di capire quali sono le bugie che vi siete raccontati fino ad adesso e che non vi permettono di avanzare, quali sono state le paure che sono state camuffate da scuse per questo non lo posso fare, quell'altro non lo posso fare. Qui abbiamo 4, 5, 6 di spade e 7 di spade. Quindi ragazzi c'è anche un tema legato alle credenze limitanti, a quello che voi credete di meritare, per esempio, a quello che, a come pensate che certe cose debbano andare. Vi invito a fare il lavoro sulle credenze limitanti, eh. Ok, andiamo a vedere un koan. Bellissima carta, la adoro. Ed è Mu, che non è il verso della mucca. La traduzione sarebbe Ni, cioè qualsiasi domanda voi abbiate in questo momento, la risposta a questa domanda è Ni. Non è né sì né no. È come se non importasse se la risposta fosse sì o fosse no, ma importasse il fatto che questa cosa semplicemente c'è. Devo andare di qua o devo andare di là? Non importa la direzione che voi prendiate, l'importante è fare un'azione, non rimanere fermi, non rimanere passivi. È giusto o sbagliato che io faccia questo? Non è importante se sia giusto o sbagliato, quando è un desiderio del cuore, fallo. Ok? Del cuore, non della mente egoica. E qui mi vengono in mente le persone che dicono, che magari sono già in una relazione e dicono, incontrano un'altra persona e dicono no, ma io ho bisogno di questa persona perché mi fa sentire come l'altro o l'altra non mi fa sentire. È giusto che io mi butti in questa relazione? Lì non è il cuore che parla, lì è l'ego che ha bisogno di attenzioni, perché nella relazione esistente non si ricevono
e quindi si cercano fuori. Questo era solo per farvi capire un attimino che cosa intendevo, eh. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo, una meditazione. Le porte si spalancheranno davanti a voi, una dopo l'altra, e nulla potrà frapporsi. Molti e diversi aspetti dell'opera si riveleranno e si svilupperanno contemporaneamente. Molti e diversi aspetti del disegno si sveleranno ed ognuno di voi avrà il suo ruolo in esso. Mettetemi al primo posto in ogni cosa e nulla andrà storto. Vivete in un'epoca elettrizzante e qualsiasi cosa può accadere in qualsiasi momento. Aspettatevi un miracolo dopo l'altro e guardateli accadere e rendete grazie a me in eterno. Wow! Quindi ragazzi, stanno per arrivare un sacco di novità, un sacco di nuovi inizi. Anche questa carta vi dice che le porte si apriranno, si spalancheranno. Vi ricordo che l'asso di pentacoli è proprio questa nuova strada, questo nuovo inizio, ma poi qui avete anche altri 3 assi, quindi si sta avvicinando un cambio. Mi viene da dire che andrete verso una maggiore stabilità, vedendo questi 2 imperatori e la giustizia. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro, sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche in quella sezione tratto i temi delle credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, quindi non ci si può confrontare, però anche lì c'è del buon materiale. Inoltre in quella sezione trovate anche temi dedicati allo studio della metafisica, della metamedicina, spiego cose sull'astrale, insomma è diciamo un aiuto per accelerare il vostro percorso di crescita. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, quelli sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e vanno ascoltate in ordine numerologico. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!